Ben fatto, figlioli. Se chiedete a un ragazzo della metà degli anni 90 cosa associare alla propria infanzia, con molta probabilità ti risponderà Crash Team Racing. Nulla riesce a far smuovere le corde dell'anima di un appassionato di videogiochi più di CTR. Ma è la brutta copia di Mario Kart! Zitto! Ma vi siete mai chiesti i reali motivi per cui questo videogioco si sia cristallizzato nella mente e nel cuore dei fan? Oggi ci sono io a darvi le mie ipotesi. Ogni mia parola espressa nel video è strettamente personale. Se non siete d'accordo o avete altre motivazioni, creiamo un'area di discussione all'interno dei commenti. Io sono Akuka ed in questo episodio di Inside the Insanity vi parlerò di Crash Team Racing, dono e maledizione. Per quei pochi folli che non conoscano CTR, innanzitutto vergogna, 10 Padre Nostro e 20 Ave Maria. Secondo, stiamo parlando del quarto capitolo della saga di Crash Bandicoot e primo capitolo a tema kart. Ma soprattutto stiamo parlando del canto del cigno produttivo di Naughty Dog nei confronti del marsupiale arancione. Ed è proprio su questo aspetto su cui mi voglio soffermare. Non c'è dubbio che CTR sia un giocone, ma oltre a questo rappresenta per molti la fine spirituale del brand, dopo la quale esso ha intrapreso un declino qualitativo drastico, con qualche eccezione, causato anche da un caos di progettazione e sviluppo di software house dove Crash si è accasato. Molto probabilmente Crash Bandicoot ha avuto la sfortuna di essere sviluppato negli anni da case poco creative o forzate ad esserlo e che, in mancanza di idee, hanno finito per emulare in modo piuttosto goffo i capitoli storici, fallendo clamorosamente. Infatti, nel corso della serie sono usciti altri racing game e questo fa capire la penuria di idee. Ma nessuno di essi ha avuto lo stesso carattere e la stessa cura nel dettaglio che aveva il tanto amato CTR. Questo mancato ricambio generazionale ha contribuito alla idolatrazione dei capitoli storici della PS1, in particolar modo CTR. Purtroppo, per fortuna, questo significa che qualunque racing game dovesse mai uscire dovrà per forza confrontarsi con Team Racing. Paradossalmente, l'unico kart game con una propria personalità e con l'intento di innovare è stato cancellato nel 2010, quando l'odiosa Radical ebbe la malsana tentazione di fare un reboot della serie. Era il 1999, 3 anni dopo l'uscita di Mario Kart, Naughty Dog decise di fare un regalo ai propri fan prima di lasciare il brand, marchiando a fuoco l'infanzia di molti di noi. Quello che bisogna tener conto è che l'universo di Crash, a differenza di quello di Mario, che se ne dica, presenta dei personaggi molto meglio caratterizzati e tutti molto interessanti. Quindi la possibilità di avere un roster composto dalla maggior parte dei personaggi storici della saga e la possibilità di controllarli quasi tutti è molto affascinante. Potete capire la mia gioia nel poter utilizzare Dingodile e sì, certo, sì, ci sono anche gli altri, come no. Ed ognuno dei personaggi presenta una determinata caratteristica. Ci sono infatti Crash e Cortex che sono i più equilibrati, Tiny e Dingodile che sono i più veloci, Engine che è la lumaca, Coco che in questo gioco è particolarmente... E poi ci sono Pura e Polar che sono come quel bambino che deve giocare per forza con gli adulti anche se non è in grado. Parcheggia! Se proprio dovessi fare un appunto a CTR sarebbe quella della difficoltà. Esso presenta infatti una difficoltà molto più levigata rispetto ai capitoli passati e soprattutto al suo successore, ma quello è un capitolo a parte, poi ne parleremo. Infatti capiterà spesso che se vi doveste trovare dietro un gran numero di avversari vi verranno fornite le armi più potenti in modo da poter tornare nelle prime posizioni. Oltre all'avventura, è possibile concludere le proprie amicizie nelle arene in cui sparare tutto il proprio arsenale in deathmatch, senza dimenticare le odiose e frustranti prove a
tempo e sfide dei gettoni CTR. La storia è soltanto un pretesto per le gare e non poggia su basi solide. Ma come? Li abbiamo visti rinchiusi nella trappola temporale, adesso bam! Rieccoli belli freschi e tranquilli. Ehi bello, sono gli anni 90, non farti troppe domande. E si basa sul fatto che Nitrous Oxide, l'alieno intergalattico, sfida gli abitanti della Terra ad una gara di corse. Qualora i terrestri dovessero fallire, il pianeta diverrebbe un parcheggio e ovviamente tra 6 miliardi di persone accettano proprio degli animali antropomorfi. Ma l'aspetto più importante che ha reso Crash Team Racing il miglior racing game del medium videoludico e standard col quale confrontarsi è il gameplay. Dovete sapere che Naughty Dog fu incaricata di sviluppare solo i primi 3 capitoli. Al rilascio di Warped, le strade con Universal si sarebbero divise, ma Naughty Dog decise di concludere la propria esperienza facendo un ultimo regalo ai propri fan, sviluppando CTR contemporaneamente a Warped. La cosa incredibile è che nonostante questo, CTR è uno dei giochi più complessi per PS1 e accurati. Infatti ci sono molti modi di affrontare il gioco, ma appena diventi più skillato puoi fare il delirio. Il pro di CTR non usa scorciatoie, lui se le crea, e sì, perché il gameplay è così modellabile che puoi trovare modi di tagliare le piste da far scoppiare il cervello. Guardate le speedrun di CTR e impazzirete. Senza dimenticare, senza tener conto del dosaggio del turbo durante le derapate, le scorciatoie nascoste. Per quanto riguarda la grafica, era un fiore all'occhiello per l'epoca, come in generale Crash Bandicoot, ma adesso consiglio di provarlo su emulatori, con tutte le caratteristiche pompate al massimo. E adesso, per la rubrica Cose che non sai, pillole su CTR. Nella versione giapponese, Ripper Ru parla. Inizialmente era previsto che Crash affrontasse entrambi i fratelli Komodo, i quali avrebbero dovuto essere a bordo di un'unica vettura. Poi per problemi tecnici della PS1 fu necessario eliminare uno dei 2 fratelli, ovviamente quello ciccione. Razzisti. Pentapinguino è il personaggio più forte del gioco. È possibile sbloccare il personaggio di Fake Crash, il quale sarà protetto da Uka Uka. Nella versione italiana di CTR c'è un errore di traduzione, infatti Tiny Arena è stata tradotta con Arena Piccola. Sempre nella versione italiana, Uka Uka e Aku Aku hanno la stessa voce. Era prevista inizialmente l'introduzione di un nuovo personaggio, Ippopotamo Festi, sbloccabile dopo aver ottenuto la gemma viola, e sarebbe stato protetto da Uka Uka. Poi fu sostituito da Fake Crash. Nel menu iniziale, attraverso la rapida successione di combinazioni di tasti, è possibile sbloccare i personaggi senza affrontare l'avventura. E sempre attraverso una rapida combinazione di tasti è possibile anche giocare alla demo di Spyro the Dragon. In conclusione, consiglio CTR a un ragazzino che non l'ha mai provato? Beh, diciamo solo che lo consiglierei come consiglierei ad un malato di curarsi. È troppo una pietra miliare del videogioco e comprendo chi lo definisce il migliore della saga. Anche per questo mi spaventa un remake di questo capitolo. Andare a rifare un gameplay come quello di CTR significa entrare di propria spontanea volontà nella fossa dei leoni. Una mossa sbagliata e sei finito. Soprattutto dopo aver visto i veicoli nella trilogy. Noi fan tendiamo a riversare la nostra nostalgia sopra CTR, sopravvalutando questo titolo? No, perché la qualità va premiata a prescindere dalla sua anzianità. Spero che questo Inside Insanity vi sia piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi e se non l'avete fatto passate sul mio Instagram e Telegram per piccole anticipazioni. Noi ci rivediamo con un prossimo video.